Bentornati a Football Benchmark, bentornato anche a Riccardo Rosa, manager di KPMG, responsabile di Sport Italia di KPMG. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi continuiamo a parlare di tasse, ma in realtà del regime fiscale che in qualche modo possiamo dire ha agevolato anche alcune operazioni di calciomercato ultimamente. Perché andando a guardare quelli che sono stati gli emolumenti pagati all'ordo per i giocatori più importanti che sono in Italia, vediamo chiaramente anche dalla grafica che quelli che sono arrivati nell'ultima stagione beneficiano di un regime fiscale completamente diverso da quelli che invece sono arrivati nelle altre stagioni. Alcuni di questi, quelli arrivati dal 2017 in poi, invece hanno un accorgimento, la cosiddetta flat tax, caro Riccardo, che fra poco ci spiegherai che cosa è, che prevede un risparmio delle tasse non tanto sull'ingaggio diretto, ma quanto sulle attività imprenditoriali che il calciatore può avere all'estero, perché effettivamente ci sono due regimi fiscali, uno alternativo all'altro, come tu mi hai spiegato poco fa, uno che va a incidere direttamente sull'ordo che paga la società di calcio, l'altro che invece va a insistere proprio sulle attività che potrebbe avere il calciatore in qualità di imprenditore con delle attività all'estero. Uno è il regime cosiddetto degli impatriati in vigore dal 2019, l'altra è la flat tax di cui abbiamo appena parlato dal 2017. Brevemente, come funziona e quali vantaggi ha il regime degli impatriati? Il regime degli impatriati praticamente è appunto di recentissima introduzione e prevede per soggetti che siano stati residenti fuori dall'Italia nei 2 anni di imposta precedenti, prevede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, venga ridotta per un periodo di 5 anni del 50%. A questo punto ovviamente diventa un risparmio diretto per le società di calcio, in quanto, come tu sai meglio di me, diciamo, i calciatori negoziano i loro ingaggi al netto e quindi tutte le varie problematiche relative al lordo rimangono in capo all'azienda, e quindi è una tipologia di agevolazione che è andata ad impattare direttamente il conto economico delle società di calcio e che ha consentito a queste società di avere anche una maggior possibilità di attrarre dei soggetti, perché a parità di netto pagato, certo, o meglio per loro a parità di lordo, riescono ad erogare dei netti più alti e quindi di essere maggiormente attrattive. Voi di KPMG ci avete fatto un esempio, no? con una grafica sui 5 milioni di euro netti per il giocatore. La differenza di quanto all'ordo dovrebbe pagare una squadra italiana è notevole, cioè 2 milioni e 7, sono all'incirca 2 milioni e 7, quindi stiamo parlando quasi di un ingaggio di un ulteriore calciatore, quindi è sicuramente un importo significativo. E anche il fatto che ci sia una richiesta di avere solamente 2 anni all'estero prima di beneficiarne è un qualcosa che lo rende facilmente applicabile anche a soggetti italiani. Certo. Faccio un esempio per tutti. Sono sicuro che Antonio Conte abbia fatto, ha fatto 2 anni fuori e quindi adesso non sono il suo commercialista. È così, diciamo, ma te lo posso confermare. Nella sua scelta, chiamiamola così, d'amore nei confronti dell'Inter, ha tenuto anche conto che rispetto alla tassazione che c'era precedentemente è andata a risparmiare tantissimi soldi con questo tipo di tassazione. Diverso invece è il caso della flat tax, che esatto, non ha tanto a che vedere con la flat tax che sentiamo al telegiornale, che è sempre invece una tassa fissa sul reddito prodotto in Italia. La flat tax riguarda i redditi di soggetti che debbono essere stati all'estero per 9 anni, quindi è di difficile applicazione per soggetti italiani, a meno che non parliamo di soggetti che veramente sono fuori dall'Italia per molto tempo, e che riguarda non i redditi che vengono prodotti in Italia, bensì i redditi che vengono prodotti all'estero. Questo riguarda ovviamente dei calciatori affermati che hanno dei contratti di sponsorizzazione estera, azienda, o che hanno chiamiamoli così, calciatori azienda, che hanno magari dei patrimoni importanti all'estero. Beh, qui il vantaggio è veramente molto grande, perché ad oggi quello che verrebbe a pagare supponiamo un calciatore che abbia un reddito estero di 10 milioni in un paese dove c'è una fiscalità agevolata del 5%, quindi pagherebbe 500.000 euro. Con la tassazione prevista precedentemente avrebbe pagato 500.000 euro all'estero e 3.800.000 euro in Italia come conguaglio rispetto al 43% che è la nostra tassazione. Era previsto. Invece oggi questi 3.8 milioni vengono assorbiti in un importo unico pari a 100.000 euro, quindi vi rendete conto che impatto fortissimo c'è da questo punto di vista. Questo non è un vantaggio che viene ad avere direttamente la società, perché
la società non ha nulla a che vedere con i redditi esteri del calciatore, però sicuramente questo è un qualcosa che aumenta l'attrattività dell'Italia, diciamo, e quindi della società rispetto alla situazione che c'era precedentemente. Possiamo dire brevemente, per fare un'estrema sintesi, che la norma sui rimpatriati è un aiuto sicuramente diretto per il calcio, per andare a prendere giocatori importanti, l'altro è studiato non per il calcio, ma ne può approfittare qualche calciatore imprenditore. È una sintesi correttissima che diciamo, secondo me sta anche dietro alla politica fiscale che è stata posta in essere. Grazie mille allora Riccardo Rosa davvero per questo approfondimento, grazie davvero. Grazie Luca, grazie a tutti. Invece con Football Benchmark torna la prossima settimana.